Ciao a tutti ragazzi, io sono Nelirfa e oggi andiamo a vedere come portare su il necromante da livello 50 a livello 70. Vi faccio vedere un po', ho apportato delle modifiche abbastanza importanti alla build. Dunque, rimane la build con i nostri scheletri, però ci andremo anche a curare perché comunque ci sono delle situazioni in cui è bene curarsi. Quindi ho associato agli scheletri anche il sangue, ossia la build del blood. Ora vi faccio vedere come andare a distribuire le abilità. Allora, prendiamo il nostro albero delle abilità. Dunque, andiamo tutto sopra perché vi faccio vedere dall'inizio. Allora, questa qui che viene chiamata emorragia ci ho dato un punto. Poi andiamo a mettere emorragia rinforzata, emorragia degli iniziati. Dunque, queste qui saranno le skill, quindi le abilità di base. Poi la secondaria, cioè la seconda che vado a inserire qua nel secondo tasto, sarà questa, scarica di sangue, e poi ho attivato scarica di sangue rinforzata e scarica di sangue paranormale. Poi un punto qua nella carne martoriata. Ho messo soltanto un punto perché comunque ho visto che di cadaveri se ne trovano in giro e poi sostanzialmente me ne servivano altri di punti. Una volta fatto questo, qui mi si attiva anche la nebbia di sangue e quindi 2 punti. Poi andiamo a prendere i nostri scheletri, quindi totale degli scheletri, aumenti i danni di vita dei tuoi guerrieri, quindi ne andiamo ad aumentare la vita, quindi 3 punti su questa qui perché abbiamo detto che si tratta di una build dove praticamente gli scheletri ci aiuteranno molto a fare la maggior parte delle nostre operazioni o missioni. Insomma, allora poi andiamo a prendere 3 punti in oscura mietitura, quindi che andare a consumare un cadavere, quindi quando andremo a utilizzare i cadaveri e far uscire i nostri scheletri ci daranno 6 di essenza. E infine poi alimentazione mortale, un punto. Allora qua sono andata a prendere questa skill. Questa skill ho visto, ero un po' incerta se andarla a prendere, però la utilizzano tutti perché in realtà ci dà degli effetti ai nemici di decadimento. Quindi i nemici sono rallentati del 45,8% e poi ci infliggono il 22% in meno di danni, quindi è abbastanza interessante utilizzarla. Come la andiamo a utilizzare? Cioè subito la andiamo a buttare a terra in modo che si sono rallentati e poi ci faranno meno danno. E quindi questa va utilizzata sempre. Non ho altri punti da poter distribuirli qua. Poi ho messo questo che aumenta i danni e la vita dei nostri maghi perché quella di prima aumentava, questa qui, quella degli scheletri diciamo guerrieri, e questa qui invece 3 punti per quanto riguarda gli scheletri maghi. Dunque allora qua è la novità un po' che sono andata a mettere dei punti qui. Allora, la cura macabra: quando hai meno del 50% della vita ricevi il 10% di cure aggiuntive da tutte le fonti. Un punto, qui 2 punti, globi di sangue curano anche i tuoi servitori, quindi quando poi il sanguinamento ci produrrà le goccioline rosse, non solo andranno a curare noi, ma anche i nostri scheletri. Poi, mentre sei in salute, le tue abilità di sangue infliggono il 18% di danni aggiuntivi. 3 punti, 3 punti nelle maree di sangue, le tue abilità di sangue infliggono il 15% di danni di sopraffazione aggiuntivi, il bonus raddoppia se sei in salute, quindi bisogna sempre riuscire a avere la massima sfera qui piena di salute. E infine prosciugamento vitalità. Il colpire nemici con abilità di sangue ha fino al 25% di probabilità di fornirti fortificazione per l'8% della tua vita di base. Dunque, poi questo l'avevo letto, ho messo 3 punti: quando si genera un cadavere dal lancio di una tua abilità o dai tuoi servitori ottieni fortificazione per il 6% della tua vita base, 3 punti. Allora, poi qua invece ho dovuto fare delle scelte. Allora, questo qui sono andata a dare potere, più poteri, quindi aumentare i danni e anche la vita al nostro golem, quindi 75%. Poi qui 2 punti la difesa dalla morte, vincolo dell'essenza che ogni 5 secondi il sacerdote, quindi quello scheletro che uscirà, andrà a curare, l'ho portata al massimo, gli scheletri
dell'ulteriore 60% della loro vita massima, quindi va a curare tantissimo, in modo che dovremmo tenere più o meno, teoricamente, andando ad utilizzare le cure, sempre tutto il team degli scheletri vivo. E poi questa qui, leader carismatico: se sei in salute da almeno 4 secondi, la velocità d'attacco tua e dei tuoi servitori aumenta del 12%. E infine, comandante infernale: i tuoi servitori infliggono il 30% di danni aggiuntivi quando sei vicino a loro. Quindi bisognerà sempre stare vicino un po' ai nostri scheletri con questa abilità qua. E infine, per quanto riguarda l'ultimate, sono andata a prendere questa, la devo ancora provare, perché questa qui si chiama Vigore di Rathman, però sapete che le ultimate hanno un cooldown lungo di circa 30 secondi. Aumenta la tua vita massima del 10% se sei in salute da 15 secondi. Le tue abilità del sangue attivano sopraffazione. Dunque, allora, questa qui è per quanto riguarda l'albero delle abilità. Invece, per quanto riguarda i glifi e il paragon, a parte il primo, sto attivando, quindi andando a mettere i punti, vedete qua, nei pannelli dove c'erano gli scheletri, insomma, per andare a fortificare gli scheletri. Infatti, se notate qua, per esempio, adesso quello che mi ricordo, ecco, vedete qua ci sono proprio gli scheletri, dice che danni del servitore sono aumentati del 20%, velocità d'attacco del servitore 5%, quindi questo riguarda in esclusiva i nostri scheletri, i pannelli. E anche i glifi, uno di questi qua, adesso non mi ricordo, ecco, questo qui era il del golem, che va ad aumentare i danni e la vita massima del golem. E poi mi sembra che adesso ne ho messi soltanto 2, ok, e poi vedrò se magari ne trovo altri, ma ho intenzione sempre di aumentare sia l'intelligenza, quindi il danno che vado a fare, ma anche poi il danno che faranno gli scheletri. Dunque c'è da dire che con questa build sto andando veramente forte nel mondo 3, non ho particolari problemi. Ovviamente, oltre all'albero delle abilità, ai glifi e i punti paragon, dobbiamo anche andare ad aggiustare, insomma, un po' il nostro equip. Allora, come vedete, sto cercando di mettere anche delle gemme, perché dunque in questo momento sono già posso già andare nel mondo 4. È ancora prematuro perché vedete sono livello 67, lì sono mob di livello 70, però diciamo che già riesco a fare alcune cose lì. Soprattutto, diciamo, le prime cose che uno va a fare quando cambia mondo, ossia magari le missioni quelle blu secondarie, e mob in giro per la mappa e eventi. Ancora ho difficoltà per quanto riguarda i dungeon, perché comunque nei dungeon ci sono molti più mob che ti attaccano e hanno anche poi molti più effetti, come possono essere il veleno, le fiamme della terra, eccetera. Ecco, lì ho difficoltà perché ancora, vedete, adesso sto droppando un po' gli oggetti, questi qui, gli ancestrali. Dunque, per quanto riguarda gli ancestrali, ancora devo finire, vedete, alcuni sono ancora gialli, rari. Dovrei avere tutti quelli lì leggendari, però come vedete anche non hanno lo slot per andare a inserire le gemme. Le gemme sono fondamentali per alcune cose. Allora, nell'armatura andrò a inserire le gemme, quelle rosse, quindi vedete armatura, mi andranno a dare la vita massima, quindi aumenteranno la vita, perché comunque la vita ce l'ho bassina rispetto poi a parità di stesso livello con altre classi, è molto bassa. E poi magari andrò a mettere qua, ho già messo nei gioielli le pietre diamanti, perché vediamo se ce n'è una qua, vedete che ci danno la resistenza a tutti gli elementi del 6%, però dovrei andare anche a inserire, adesso vediamo se sono fortunata a beccare qualcosa con lo slot, se no potrò andarlo a inserire, questa qui verde, che all'interno, vediamo, ecco, questa dovrei, per esempio nell'arma, no, vulnerabili, spine, gioiello, resistenza, ecco, nel gioielli andrebbe inserita, quindi magari la metterei qua nell'anello, perché ci aumenta la resistenza al veleno, però chiaramente non avendo ancora tutti gli slot
li volevo un po' i prisma a tenerli da parte più avanti, magari quando farò il 70, anche perché poi manca veramente poco. Allora, che altro dire? Questa è la situazione per quanto riguarda i vestiti. Ora vi faccio vedere un po' il gameplay all'interno del dungeon. Qui sono però nel mondo 3, però come vi dicevo con questa build riesco a sopravvivere stando un po' attenta anche nel mondo 4, ma è ancora prematuro comunque andarci. Allora, eccoci qui all'interno del dungeon. Allora, le skill le ho posizionate in questa maniera, adesso hanno già attaccato. Vedete che la vita degli animali, vabbè, questi sono dei lupi semplici, diciamo, non sono elite, quindi è abbastanza semplice. Allora, vediamo se riusciamo a trovare magari un gruppo un po' più tosto. Ecco, l'unica cosa che mi potrebbe dare dei problemi, ma me li ha dati nel mondo 4, sono i rinoceronti che quando ti caricano fanno parecchi danni. Allora, andiamo a buttare per terra il cerchio, questo qua, vedete? Quindi la skill gialla. In modo che così si bloccano e poi andiamo a picchiare. Allora li facciamo, vedete? Poi si ghiacciano perché comunque, adesso farò vedere anche i pet come l'ho sistemati. I maghi sono messi col freddo, quindi vanno a ghiacciare ed è comodissima questa cosa. Vi faccio vedere l'abilità dei morti. Allora, questi qui li ho messi mititori col secondo pallino, i scheletri maghi col freddo, secondo pallino, e il golem come sangue, secondo pallino, su tutti secondo pallino. Quindi in questa maniera andiamo molto tranquilli. Stavo dicendo, è molto comodo quando vanno a ghiacciare i nemici, vedete, in questa maniera qua, perché si bloccano, non ci possono né avvelenare né niente, e praticamente il golem le spacca e finisce, vedete? Quindi questa build io mi sto trovando molto bene, poi chiaramente può variare a vostra scelta, magari dove ho messo 2 punti potete metterne 3, oppure dove ne ho messi 3 toglierne uno, comunque poi ognuno se la gioca come meglio crede, però devo dire che al momento nel mondo 3 non ho nessun problema a fare nulla in solo, e quindi ve la consiglio. Ok ragazzi, allora, ci sono situazioni in cui andremo quindi a perdere vita, vedete, e andremo a utilizzare questa qui, come si chiama, non mi ricordo più, la nebbia di sangue, in modo che ci renderà immuni, cioè non prenderemo danno in quel momento in cui saremo sotto forma di nebbia di sangue, ma andremo anche a succhiare un po' di vita dai mob, e quindi questo è molto comodo. No. Ok ragazzi, mi avevate chiesto come stava procedendo col necromante, per oggi è tutto, vi ringrazio della visione, mi raccomando mettete un bel mi piace, se avete bisogno di altre videoguide consultate le playlist perché ci sono anche build per altre classi, vi ringrazio, ciao a tutti e alla prossima.